CRISPR-Cas. Cos'è? Una patatina fritta? No, CRISPR-Cas è una nuova tecnologia per modificare il DNA. Chi ha sentito già parlare di modifica del DNA? Gli scienziati riscrivono il genoma del moscerino della frutta e quando va bene è solo il moscerino della frutta. Introdotto un nuovo gene nella soia, modificato il mais da coltura. Giusto, gli OGM, organismi geneticamente modificati. Si può già fare. Quindi di cosa stiamo parlando? Dov'è la novità di CRISPR-Cas? CRISPR-Cas ha in sé la promessa di una rivoluzione tale che CRISPR-Cas è stata nominata innovazione dell'anno 2015 dalla rivista scientifica Science. Una rivoluzione tale per cui 2 colossi universitari americani si sono dati battaglie legali molto aspre fino a letteralmente 2 giorni fa per la proprietà intellettuale. Una rivoluzione tale che gli scienziati, che sono sì dei visionari, ma sono soprattutto degli scettici cronici per deformazione professionale, sono stati travolti da una CRISPR craze, cioè un'ondata di intenso entusiasmo. Dov'è la potenza dirompente di CRISPR-Cas? Sta nel fatto che è una tecnologia semplice, veloce ed economica. Le 3 chiavi di un grande successo, quindi. Come funziona CRISPR-Cas? Funziona un po' come un kit di taglia e cuci per riscrivere il DNA. La prima componente fondamentale è Cas9, una proteina, specificamente un enzima che taglia il DNA. Cas9 sono quindi le nostre forbici molecolari. Queste forbici devono però essere portate nel punto giusto del DNA da tagliare. Pensate che il genoma umano ha 3 miliardi di basi. È come dire che è un manuale di istruzioni da 3 miliardi di caratteri. E le nostre forbici molecolari, Cas9, devono trovare il pezzo giusto di DNA su 3 miliardi di caratteri. E lo fa utilizzando una stringa di soli 20 nucleotidi, soli 20 caratteri per riconoscere fra 3 miliardi il punto preciso da tagliare. Sono numeri che sembrano importanti, ma non so quanto ci dicono. Allora pensiamo a una piscina olimpionica piena di palline da golf colorate. E immaginiamo di voler trovare la pallina da golf del colore che vogliamo noi in mezzo a questa piscina. È un'impresa, giusto? Adesso immaginate 1200 piscine olimpioniche piene di palline colorate, tutte diverse. CRISPR-Cas riuscirà nell'impresa di trovare la pallina colorata del colore che volete voi. Come fa? E qui è la differenza rispetto alle tecnologie precedenti. CRISPR-Cas utilizza un RNA guida. Cos'è un RNA guida? Cos'è un RNA? L'RNA è una molecola molto simile al DNA che ha la proprietà di appaiarsi al DNA di sequenza complementare. Quindi l'RNA guida trova il DNA di sequenza complementare, porta lì Cas9 e lì avverrà il taglio, la modifica. Questo blob è Cas9, l'RNA guida agganciato a Cas9 e in rosso adesso apparirà la sequenza di 20 caratteri che si appaieranno al DNA da tagliare. Cosa succede? Abbiamo il nostro kit tagli e cuci, Cas9 e RNA guida. Questo complesso molecolare, o kit tagli e cuci, scansiona in lungo e largo il DNA, si aggancia, riconoscimento dell'RNA al DNA. Avete visto che Cas9 srotola la doppia elica del DNA come fosse una cerniera lampo. Riconoscimento perfetto, zac, zac, le forbici molecolari hanno tagliato la doppia elica del DNA, il doppio filamento. Se adesso noi volessimo cambiare sequenza di DNA da tagliare, sequenza genica da modificare, cosa dovremmo fare? È semplicissimo, dovremmo semplicemente cambiare la sequenza dell'RNA guida, che è un'operazione al limite del banale, è semplice da disegnare e poi anche materialmente molto semplice da ottenere, da sintetizzare, produrre in grandi quantità, tant'è che un'RNA guida costa poche decine di euro, spedizione inclusa. E questa è già una manna dal cielo per noi ricercatori, perché ci ha accorciato i tempi degli esperimenti da svariati mesi a poche settimane. Abbiamo fatto il taglio e chi ricuce? Ci sono vari meccanismi che la cellula utilizzerà per ricucire il DNA. Questa parte infatti la facciamo fare alla cellula.
Il meccanismo che più ci interessa dal punto di vista delle applicazioni cliniche e quindi delle terapie sull'uomo è un meccanismo che potremmo definire del DNA toppa. Questo DNA toppa può essere fornito da noi, dall'esterno. Si attiva l'allarme perché ci sono questi due filamenti del DNA fluttuanti, è una cosa gravissima per la cellula, panico, allarme rosso. Arriva il DNA toppa che noi forniamo dall'esterno, che vedete è appiccicoso ai lati, è complementare la sequenza al DNA tagliato, ma nel mezzo c'è una sequenza di DNA che vogliamo noi, come la vogliamo noi, disegnata da noi. Per esempio, è la sequenza di un gene sano messa al posto di un gene malato che abbiamo tagliato con CRISPR-Cas precedentemente. Quindi vedete cosa abbiamo fatto? Abbiamo riscritto il DNA nel punto giusto dove volevamo noi. A questo punto gli scienziati in tutto il mondo sono al lavoro in maniera febbrile per ottimizzare questo sistema. Stanno cercando altri sistemi CRISPR-Cas, migliorando quello che c'è già, stanno cercando di renderlo ancora più preciso o anche di migliorare un primo passaggio essenziale. Infatti, se ci pensate, questo pacchetto di modifica, Cas9 forbici molecolari, RNA guida e DNA toppa, in qualche modo devono entrare nella cellula. E magari non in tutte le cellule dell'organismo, ma soltanto in quelle del cervello, soltanto in quelle del fegato, soltanto in quelle del cuore, o solo nelle cellule malate e non in quelle sane. E come si fa? Questo primo passaggio si chiama delivery, cioè consegna. Non è un problema esclusivo di CRISPR-Cas, è un passaggio necessario per tutti i tipi di modifica genica. E infatti il delivery è un processo studiato da decenni, per esempio per la terapia genica. Uno dei pionieri del delivery è un italiano, Luigi Naldini, che lavora all'Istituto Telethon del San Raffaele di Milano, con i suoi collaboratori e allievi. Cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno utilizzato per il delivery di materiale genetico nelle cellule un altro aggeggino che va maneggiato con grande cura, cioè il virus dell'HIV. Cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno preso il virus dell'HIV e l'hanno completamente svuotato del suo potenziale patogeno, della sua possibilità di generare la malattia. E cosa hanno fatto con questo nuovo virus di design completamente sicuro? L'hanno riempito del materiale genetico che serve ad esempio a curare delle malattie ereditarie infantili, ottenendo fra l'altro un successo stratosferico. E quindi noi possiamo immaginare di riempire questo virus ristrutturato dell'HIV o qualunque altro virus con caratteristiche leggermente diverse con il nostro pacchetto tagli e cuci, Cas9 forbici molecolari, RNA guida e DNA toppa. Pacchetto consegnato, delivery accettata. Come vedete, CRISPR-Cas ci dà un potere enorme, cioè il potere di poter modificare praticamente qualunque organismo vivente, con applicazioni, come abbiamo accennato, di tipo terapeutico, ma anche con ricadute, per esempio, in campo agroindustriale. Praticamente qualunque cosa che noi otteniamo per via biotecnologica può essere migliorato attraverso l'uso di CRISPR-Cas. Per esempio, dallo yogurt che mangiamo la mattina, e fra l'altro CRISPR-Cas ha queste origini, è nato così nell'industria casearia, fino alle vitamine che prendiamo dopo lo yogurt che abbiamo mangiato la mattina, alla produzione di farmaci come l'insulina per le persone che hanno il diabete o alla produzione di enzimi per fare il bucato più bianco. Con questo enorme potere vengono però anche delle enormi responsabilità, ovviamente. Ci sono ansie, paure, dubbi, preoccupazioni da parte dell'opinione pubblica, che sono soprattutto incentrate sulla possibilità di modificare gli embrioni. Perché? Perché modificando gli embrioni non si modifica solo l'individuo da cui nascerà, che nascerà da quell'embrione, ma questa modifica è anche trasmissibile alla progenie, quindi si modifica questo individuo, i suoi figli, i figli dei figli, i figli dei figli dei figli. Abbiamo detto che CRISPR-Cas è molto preciso, ma non è infallibile e quindi oltre alla mutazione che noi abbiamo introdotto volutamente, finiremmo per introdurre anche altre mutazioni non intenzionali e non sappiamo quali siano gli effetti a lungo termine di queste mutazioni sulla salute di quell'individuo e sulla salute dei suoi figli, dei figli dei figli, dei figli dei figli dei figli. Cosa vuol dire? Che non dovremmo modificare gli embrioni? Dovremmo vietarlo a priori? Il mio parere è no, e non è solo il parere mio, ma anche di una comunità ben nutrita.
perché in alcuni casi CRISPR-Cas, la modifica degli embrioni attraverso CRISPR-Cas o qualunque altra tecnica di gene editing, è l'unica possibilità. E dobbiamo vederla come una opportunità che ha dei rischi e dei benefici. E secondo me alcune volte vale la pena correre dei rischi se il beneficio è molto grande. Lasciatemi però sfatare un mito. Eugenetica. Cosa si intende per eugenetica? Lo leggerete sui giornali se non l'avete già fatto. Cioè la possibilità di cambiare caratteristiche fisiche un po' superflue, non so, come il colore dei capelli, degli occhi, della pelle, l'intelligenza, la forza fisica. È fantascienza. Perché? Uno, perché molti geni controllano ognuno di queste caratteristiche e due, non sappiamo quali sono al momento. Quindi oggi parlare di eugenetica è come parlare degli unicorni. Possiamo farlo per passatempo, ma forse dovremmo concentrarci a parlare di altri temi perché ce ne sono tanti e sono più pressanti e più realistici. Ovviamente questo dibattito, secondo me, dovrebbe coinvolgere tutta la società. Se ci pensate, ognuno di voi è un finanziatore della scienza attraverso le tasse che pagate, quindi quello che la scienza fa vi riguarda come fruitori e come mandatari. Voglio lasciarvi con un'ultima riflessione. Per partecipare in maniera consapevole e costruttiva a un dibattito occorre essere informati e in questo caso particolare dobbiamo saper scegliere bene le fonti da cui noi attingiamo le nostre informazioni. Gli scienziati, i ricercatori non sono star, prime donne, lupi solitari, predicatori eremiti, geni incompresi, no. Quindi dobbiamo cercare di selezionare bene da chi prendiamo le nostre informazioni e facciamolo, altrimenti CRISPR-Cas rimarrà una patatina fritta. Grazie mille.